Buongiorno professor Ferracini, oggi parliamo delle patologie tendine. Ci può dire quali sono le patologie che colpiscono i nostri tendini? Normalmente il tendine può diventare doloroso e quindi creare una situazione che si chiama poi tendinopatia, o può anche rompersi improvvisamente. Ma se noi andiamo in un laboratorio di biomeccanica e montiamo un sistema muscolo, tendine, osso e gli attacchiamo un enorme peso e a strappo vediamo che cosa cede, non cede mai il tendine è molto robusto, principalmente si rompe il muscolo, ma si può rompere anche l'osso. Il tendine non si rompe, il tendine quando si rompe è perché è soggetto ad una malattia, quindi a una tendinopatia che sia o non sia sintomatica, ma che ne causa l'indebolimento. Ma in che cosa consiste la tendinopatia e quando può evolvere in rottura del tendine? La tendinopatia è una sofferenza del tessuto, quando il tessuto tendineo non riesce a rinnovarsi e a ricostruirsi autonomamente perché ha delle difficoltà dal punto di vista della ricostruzione sua propria cellulare, quindi il tessuto si indebolisce, si sfibra, si ispessisce e poi progressivamente le fibre cedono e quindi si rompe. Ecco, a parte il sovraccarico meccanico, ci possono essere anche degli altri fattori che facilitano la comparsa della tendinopatia? Beh, i fattori che causano la tendinopatia sono dei fattori di sofferenza biologica. Quando le cellule all'interno del tendine sono in difficoltà, non riescono più a ricostruire progressivamente il tessuto man mano che subisce dei danni, allora progressivamente il tendine si indebolisce. Le cellule hanno difficoltà quando non sono nutrite e il nutrimento cellulare avviene attraverso la vascolarizzazione. Tutti i fenomeni che riducono la vascolarizzazione, a cominciare dal fumo, ad andare alle patologie come il diabete, le arteriopatie, le patologie microvascolari, tutte quelle patologie causano un indebolimento delle potenzialità ricostruite del tendine e quindi la perdita della forza e della meccanica del tendine stesso. Ma quali sono le possibili cure per la tendinopatia? La tendinopatia si può curare stimolando biologicamente il tendine e favorendo la rivascolarizzazione. Il PRP, gli estratti piastrinici, stimolano con i loro fattori, come se facessero guarire delle ferite, stimolano all'arrivo localmente di elementi cellulari che formano nuovi vasi, che ricostruiscono, che danno nuova vita alle cellule tendine, anche provocando la differenziazione di cellule circostanti che diventano cellule del tendine. Quindi il PRP è una buona strada. Ancora meglio possono fare le cellule staminali che quando sono iniettate localmente possono stimolare a loro volta anche a lungo termine la ricostruzione e la vitalità del tendine stesso. Queste tecniche hanno la stessa efficacia sia sul tendine che sulla cartilagine? Sul tendine in genere è sufficiente un trattamento meno esteso, quindi gli estratti piastrinici, il PRP per intenderci, è più efficace sul tendine che non sulla cartilagine, perché sulle articolazioni è necessario sempre fare dei trattamenti più lunghi, mentre le cellule staminali sono efficaci ugualmente sia sul tendine che sulla cartilagine stessa. E in caso di rottura del tendine? In caso di rottura del tendine, se la rottura è una rottura traumatica acuta causata per esempio da una lama, è sufficiente la sutura del tendine stesso per rivitalizzarlo e far sì che lui guarisca da solo. Quando il tendine è sofferente in partenza, il fatto di suturarlo soltanto senza poi stimolarne la crescita e la proliferazione localmente e la ricostruzione da parte delle cellule, dai tenociti, delle cellule del tendine, è un sistema che a volte non è sufficiente. Quindi nei casi di sofferenza tendinea io cerco sempre di aggiungere delle staminali localmente
per stimolare e favorire la posizione di nuovo tessuto, per ricostruire meglio la cicatrice, in modo che la cicatrice sia più efficace più rapidamente e anche a lungo termine. Ecco, mi risulta che le cellule staminali a richiesta dell'organismo possano differenziarsi in tendine, cartilagine, ma allora ci può spiegare come funziona questo meccanismo? Le cellule staminali, se sono stimolate al differenziamento, possono differenziare in vari tipi cellulari definitivi. Normalmente la via più facile che loro intraprendono è quella per differenziarsi in cellula adiposa, soprattutto perché quelle che utilizziamo arrivano dal tessuto adiposo. Quindi per stimolarle verso la produzione tendinea bisogna utilizzare dei trucchi. In particolare, se si mettono delle cellule staminali nel sottocute vicino al tendine, siccome nel sottocute c'è il tessuto adiposo, queste cellule generalmente, per fare la via più breve, si differenziano in tessuto adiposo, in cellule di tessuto adiposo. Quello che invece si cerca di fare è creare una specie di piccolo bioreattore, cioè chiudere tutto l'ambiente in cui il tendine si sta, sta cercando di guarire, e escluderlo dal tessuto esterno, ricostruendo tutta la membrana che sta intorno al tendine, in modo che queste cellule non entrino in contatto con gli adipociti, quindi che non diventino grasso, ma che si trovino in un ambiente in cui possono esclusivamente differenziarsi in nuove cellule tendine. E questo è un sistema, diciamo, è un sistema tecnico chirurgico che ci permette di usufruire meglio della potenzialità di queste cellule. Ok, poi per chi volesse approfondire le modalità dell'intervento, il tipo di anestesia, il post-intervento, può fare riferimento al suo video di poco tempo fa sulle cellule staminali nell'osteoartrosi. Grazie mille.